Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro amichevole Hero Stop Motion di quartiere, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete sicuramente letto dal titolo, ho intenzione di fare un casting call per lo Spider-Verse. Come sapete ho già pubblicato la prima parte verso febbraio, quindi verso l'inizio dell'anno, però la parte 2 ancora non si è vista. Dovete sapere che anche se non sempre pubblico video, sto cercando comunque di continuare questo mio piccolo progetto insieme ai miei due amici di YouTube, ovvero Alessio Giambifilm e Lico Spidey Blader. Quindi nel frattempo sto girando la seconda parte. Quindi nella seconda parte compariranno finalmente tutti i ragni che faranno parte del film. Infatti, come sapete, se avete letto il fumetto, nello Spider-Verse Spider-Man recluta diversi Spider-Man provenienti da diverse dimensioni differenti. Beh, siccome compaiono diversi Spider-Man non intendo doppiarli tutti io, anche perché sono davvero molti personaggi, quindi vorrei dare un po' l'opportunità a tutti voi di potermi mandare le audizioni per ogni Spider-Man. Quindi adesso vi dico un po' di Spider-Man che faranno parte del mio team e vi do anche qualche altra informazione, magari sulla loro storia, cose così, bla bla. Allora, adesso vi dico quindi i personaggi comunque di Spider-Man che avrebbero bisogno di una voce, o comunque quelli più importanti, quindi che compaiono nella maggior parte delle scene e che hanno anche più battute. Sicuramente uno di questi è il ragno scarlatto, comunque il ragno rosso, Scarlet Spider, ovvero Ben Reilly. Allora, io ho doppiato già lui nella prima parte, anche perché non riuscii a trovare, mi ricordo all'epoca, qualcuno che potesse dare una voce, anche se io all'inizio non volevo proprio doppiarlo, anche perché c'è un casino di parti e volevo dare la parte a qualcun altro. Quindi anche se io l'ho doppiato nella prima parte, lo metto. Quindi voi potete comunque mandarmi le audizioni per questo personaggio, anche perché mi piacerebbe che qualcun altro lo doppiasse. Come sapete, Ben Reilly nel fumetto è il secondo clone di Peter Parker, dato che il primo è Kane Parker. E vabbè, abbandona un po' la scena. Inizialmente i due si scontrano, Peter e Ben si scontrano. Successivamente, in seguito a un'esplosione, si credeva che fosse morto, quindi lui a Brooklyn si crea in un certo senso una nuova identità, avendo comunque poteri di ragno, e quindi vuole aiutare il prossimo, e quindi si crea questa identità che è il ragno scarlatto. Però la dimensione da dove lui proviene, Peter Parker, ovvero lo Spider-Man originale, è morto, cioè è morto al posto suo, dato che comunque nella Terra 616 di Spider-Man il ragno scarlatto viene ucciso da Norman Osborn, ovvero dal Green Goblin. Questo fatto lo subirà purtroppo Peter Parker al posto di Ben Reilly. Quindi se volete doppiarlo, mandatemi sempre le vostre audizioni, comunque vi metto le parti in descrizione. Quindi se volete doppiarlo, mandatemi le audizioni tramite email. Ok, il prossimo che comunque avrebbe bisogno di una voce sarebbe Spider-Man proveniente dal Mangaverse, ovvero un universo manga. Generalmente, non so se conoscete la storia di questo Spider-Man, Peter Parker era praticamente un membro di un clan ninja, ovvero lo Spider Clan. A capo di questo clan era proprio Zio Ben. Purtroppo verrà ucciso proprio da Venom, e quindi Peter inizierà ad allenarsi all'interno di questo clan per avere vendetta su di lui, bla bla bla, e sapete, cose così. Allora, il prossimo che comunque avrebbe bisogno di una voce è uno Spider-Man inventato da me, ispirato vagamente alla versione noir di Spider-Man, che io ho chiamato comunque Negative Spider-Man. Questo perché è piuttosto figo, cioè gli ho messo il cappello e vabbè, un bel abbigliamento, diciamo, ha un look figo per me. E vabbè, che vi dico su questo personaggio? Più o meno la storia è simile a quella di Spider-Man noir, comunque usa le pistole. Infine avrei bisogno anche che qualcuno doppiasse lo Spider-Man proveniente, udite udite, dall'universo di Spider-Man Homecoming. Anche se il pupazzetto che ho è un pop, comunque l'ho voluto inserire, anche perché è davvero figo quel pop, mamma mia. E avrà anche un ruolo importante. Quindi mi raccomando, per questo Spider-Man, che è quello di Tom Holland, una voce molto giovanile, molto fresca, molto allegra. Come sempre le parti le trovate in descrizione. E infine avremmo Spider-Girl, ovvero Mayday Parker, anche se non ha una parte particolarmente importante, magari per un cameo, o un cameo, non so come si dice in italiano, magari ci sta. Quindi se conoscete qualcuno, comunque se una di voi, cioè se c'è qualche ragazza nel mio canale vorrebbe doppiarla,
lo apprezzo davvero molto volentieri, quindi le posso dare anche magari più parti se qualcuno si offre, dato che devo ancora scrivere la terza parte. E niente, per questo il video termina qui. Ah no, stavo dimenticando degli importanti Spider-Man, mamma mia, c'è soltanto un altro. Quindi uno Spider-Man che ha un ruolo fondamentale e che è naturalmente Spider-Man fuso con i poteri di Thor. Cioè io vidi qualche giorno fa un'immagine da un fumetto, non so da che fumetto proveniva, comunque di Spider-Man che brandiva il Mjolnir e che aveva l'elmetto di Thor. Quindi mi piacerebbe molto farlo comparire nello Spider-Verse, anche perché è una figata assurda. E sarebbe davvero molto forte, è una parte molto importante, che io gli voglio dare una parte molto importante. Quindi se volete potete comunque mandarmi le audizioni, le parti come sempre sono in descrizione. Allora, il video termina qui. Io penso di aver detto tutto. Il video voleva essere veloce, ma a quanto pare non lo è stato. Questo perché sto registrando da un bel po'. Vabbè. Quindi le parti di tutti questi personaggi li trovate in descrizione. Voi potete... Chi è che sta facendo rumore in mezzo alla strada? Allora, stavo dicendo, le parti di tutti questi personaggi le trovate in descrizione. Voi potete scegliere quelle che vi ho dato. Vabbè, registratele con un microfono, un telefono, un registratore, quello che avete per registrare, e mandatemi tutte le parti che registrate alla seguente email, cioè irostopmotion@gmail.com. In seguito io le ascolterò e deciderò quale persona sarà più adatta a un ruolo che a un altro. Però non disperate, che sicuramente vi prendo quasi tutti. Bene, ci vediamo al prossimo video, statemi bene e ciao!